Uomini e donne capaci di influenzare la realtà per far sì che le cose accadano. Vorrei che ora tu prendessi carta e penna. Un diario sarebbe perfetto. Se senti di essere destinato a qualcosa di più grande, allora sei nel posto giusto. Quindi ora prendi nota di queste 7 qualità e mentre scrivi domandati: se avessi la bacchetta magica e potessi ottenere una di queste qualità nella vita, quale sarebbe? Ok, iniziamo. La prima qualità è la felicità pura. Provare vera gioia in tutto quello che fai. Dovere e piacere si fondono. La tua vita personale, quella professionale, ogni aspetto della tua vita confluisce in uno stato di felicità pura. Sei felice ogni singolo giorno. La seconda qualità è l'immunità alla sopraffazione. Qui sviluppi la capacità di lavorare a più progetti contemporaneamente, di gestire tutti gli aspetti della tua vita senza che stress e ansia possano sfiorarti. Sei immune alla sopraffazione, sei multitasking, fai più cose insieme. In molti ti dicono che devi focalizzati su qualcosa, vero, ma solo se sei al livello 1 o 2. Al livello 3 il focus è meno importante, al livello 4 non vuoi focalizzarti. Sei immune alla sopraffazione e puoi e vuoi gestire più progetti insieme. La terza riguarda le relazioni. Ogni singola relazione nella tua vita diventa vincente. Anche se attraversi una spiacevole separazione, un divorzio, persino se interrompi il rapporto con un cliente che non fa al caso tuo, tutto è vincente. Non provi risentimento, nessuna rabbia verso un'altra persona. Semplicemente scompaiono dalla tua vita e tu provi gioia e determinazione. La quarta qualità è il controllo dell'ispirazione. Sei in grado di generare idee, informazioni, sai canalizzare questa energia nella scrittura, nell'arte e nella musica. Il controllo dell'ispirazione, come se la tua mente fosse collegata a una superintelligenza. La quinta abilità è l'abbondanza in ogni aspetto della tua vita, non solo economica, ma abbondanza in amore, abbondanza nella salute, abbondanza nelle amicizie, abbondanza nelle esperienze di viaggio. Qualunque cosa desideri, arriverà in abbondanza. Ogni giorno ti svegli e provi estrema gratitudine. La sesta qualità è la fluidità. Hai presente quando ti concentri su qualcosa e tutto va per il verso giusto? Ami ciò che stai facendo, le idee fluiscono, crei i tuoi progetti migliori. In questo scenario sei totalmente e sempre in uno stato di fluidità e agio in tutto ciò che fai. Ed ecco la settima qualità, una delle mie preferite. È la capacità di plasmare la realtà. Questo significa che gli obiettivi, le visioni, le idee nella tua testa, quello che hai messo nella tua lista degli obiettivi, accade rapidamente. È quasi come se nel momento in cui formuli il pensiero, questo si sia già trasformato in realtà. Queste sono le 7 qualità che si manifestano quando ti muovi dal livello 1 al livello 4. Magari attraverserai un momento buio o di sofferenza, ma troverai la luce e arriverà ben presto, o un grande risveglio. Ora vorrei che tu leggessi queste 7 qualità e ti chiedessi: se avessi una bacchetta magica e potessi sceglierne solamente una, quale sarebbe la più importante per me? Forse conduci una vita troppo stressante, quindi vorresti essere immune alla sopraffazione, o forse stai cercando di superare una delusione d'amore e allora sono le relazioni vincenti per sistemare tutte le relazioni della tua vita, anche quelle con chi ti ha spezzato il cuore. Oppure sei un artista o uno scrittore e vorresti massimizzare il tuo potenziale. Forse vorresti il controllo dell'ispirazione e della creatività. Qualunque sia la tua, cerchiala. Ricorda ciò che ho detto. Nel momento in cui entri in questo processo e ti muovi dal livello 1 al 2, poi al 3, fino al 4, che è dove inizia il bello, ma anche il caos, sappi che la tua vita sarà in qualche modo stravolta. È come se tutte le aree della tua vita decollassero. Per esempio, una delle cose che succede è che la tua salute può improvvisamente migliorare, perché la vitalità scorre in tutto il tuo corpo. Ricorda che quando arriverai al 4° livello entrerà in gioco la distruzione armoniosa e sistemerà tutto. Ora vorrei che tu tornassi sulla qualità che ti affascinava di più all'inizio della masterclass, quella che, se avessi avuto una bacchetta magica, porteresti nella tua vita. Datti un voto. A che punto sei ora con questa qualità? Per esempio, l'immunità alla sopraffazione. Se lo stress ti soffoca di continuo, sei sempre in ansia, odi il tuo lavoro e ti sembra di non avere nessun controllo sulla tua vita, sicuramente ti darai 1 o 2 come voto. Se invece ti senti completamente immune alla sopraffazione, come lo era Steve Jobs ad esempio, ti darai un 10. Rifletti e datti un voto. Quindi adesso datti quel voto, scegli il numero che a intuito senti essere il numero giusto perché probabilmente lo è.
Bene, da adesso inizia la masterclass e vorrei chiederti il massimo impegno. Ciò che sto per darti sono degli strumenti di crescita personale molto potenti. In cambio ti chiedo di darti da fare. Libera l'agenda, non farti distrarre, investi bene questo tempo e alla fine metti in pratica. Non prenderla sotto gamba, non essere quel qualcuno che attraversa una fase di enormi scoperte per poi abbandonarle e tornare a Netflix. Voglio che alla fine di questa masterclass tu risvegli il tuo potenziale, perché quando sviluppi il tuo potenziale succedono cose straordinarie. Facciamo il primo passo, voglio che riprendi la lista delle 7 qualità. Ricorda, man mano che andrai avanti con il programma, tutte e 7 queste qualità inizieranno a manifestarsi. Ma tu ne hai cercata una sola, hai scelto quella che per te è più importante. Ora, ecco il primo concetto chiave. Se stai cercando di cambiare un aspetto di te, devi prima conoscere il tuo perché. Devi sapere perché vuoi trasformare quest'area. Ora ti darò 1 minuto di tempo per rispondere a questa domanda. Scrivila nei tuoi appunti. Perché desideri trasformare questa parte della tua vita? Perché vuoi sbloccare l'abilità che hai scelto? Pensaci e scrivi la risposta. Il timer parte ora. Chiediti, perché è importante per te? Perché questo cambiamento è necessario? È perché hai del potenziale inespresso? È perché vuoi mostrarti al mondo nella tua versione migliore? O perché vuoi risvegliare il potenziale che la tua anima ti suggerisce e dare così il tuo contributo al pianeta? Scrivilo adesso. Tempo scaduto. Complimenti, hai appena stabilito il tuo perché. Ora iniziamo con la prima parte di questa lezione. Capire la struttura della consapevolezza e i suoi 4 livelli. Di solito quando osserviamo le persone e la loro crescita personale, tendiamo a pensare che questa crescita sia uguale per tutti. Ti sei mai trovato nella situazione in cui stai provando qualcosa che per te funziona e cerchi di convincere il tuo partner, un amico, tua madre o padre a provarlo a loro volta e loro sono scettici? Oppure ci provano ma per loro non funziona? Ecco il motivo. Nonostante la crescita personale sia una cosa meravigliosa, ci sono 4 diversi livelli in cui le persone si trovano. E gli strumenti per la crescita personale devono adattarsi al livello di ognuno. Quindi se fai fatica a convincere il tuo partner a provare una tecnica, uno strumento che per te funziona, potrebbe darsi che lui o lei si trovi ad un altro livello. Per cui adesso parliamo di questi 4 livelli e voglio che, man mano che andiamo avanti, tu ti chieda a che livello ti trovi. Ora, l'aspetto importante è questo. Ognuno di questi livelli si collega a come ti vedi in relazione al mondo. Anzi, la matrice intorno a te. Ora ti mostro un semplice diagramma che ho disegnato per la prima volta su un tovagliolo che illustra questi 4 livelli. Il primo livello è chiamato vivere nei preconcetti culturali. Ci torneremo tra un attimo. Il livello 2 è il risveglio. È il primo passo verso la crescita personale. Quello che è importante capire è che a ogni livello interagisci con il mondo e lo modelli in maniera diversa. Iniziamo dal livello 1. Il primo livello è dove si trova al momento la maggior parte delle persone, direi almeno il 70% degli esseri umani. Il livello 1 è anche chiamato lo stato di vittimismo nel vivere all'interno dei preconcetti culturali. Il livello 1 è quello in cui ci siamo essenzialmente dimenticati delle nostre capacità interiori, in cui viviamo subendo la vita. È colpa dell'economia, dei politici, del capo, dell'azienda per cui lavoriamo, dei nostri genitori o dei nostri partner, perché la crescita personale non è qualcosa che chi è a livello 1 va a cercare senza distinzioni, Ci potrebbero essere avvocati, dottori, ma tutti ugualmente intrappolati in uno stile di vita convenzionale. Cresciuti con uno stile educativo tipico dell'era industriale, ci siamo dimenticati di essere più di un corpo fatto di carne. Ci siamo dimenticati di avere abilità spirituali dentro di noi. Magari siamo religiosi, ma siamo bloccati nei dogmi e nei rituali. Dobbiamo ancora risvegliare l'idea di poter plasmare il mondo intorno a noi.
Chiamo il livello 1 vivere nei preconcetti culturali perché i preconcetti sono un'intricata ragnatela di credenze, usanze, convinzioni di altri esseri umani, spesso vissuti molte generazioni prima. E quando ci si trova al livello 1 si è intrappolati in quei preconcetti culturali, si è bloccati in modi di vivere, norme e consuetudini che non ci appartengono, incastrati nel meccanismo di compiacere i nostri genitori, la nostra cultura o le persone attorno a noi. In realtà noi siamo inclini a subire la pressione sociale, ma ciò che non capiamo è che stiamo soccombendo sotto questa pressione che si chiama anche tradizione, che fondamentalmente è pressione sociale di persone che non ci sono più. Ma di tanto in tanto, al livello 1, qualcosa scatta. Il livello 2 è chiamato il risveglio. Al secondo livello inizi a capire che non sei costretto a subire il mondo. Sei tu che puoi scegliere il mondo in cui vivere. Puoi fissarti degli obiettivi, puoi esplorare il potere dell'intenzione, puoi studiare la crescita personale, puoi plasmare il mondo. Per esempio, capisci che il tuo corpo non deve per forza invecchiare normalmente. Puoi attivare le pratiche di biohacking per rimodellarlo. Capisci l'importanza di avere una vision board. Inizi a praticare la visualizzazione creativa. Il 90% di chi sta seguendo questa masterclass probabilmente è al livello 2, perché chi si trova al livello 1 non avrebbe mai neanche notato questa masterclass. Il concetto stesso di rimodellare la realtà sarebbe completamente estraneo. Bisogna essere al secondo livello per reagire a questa masterclass. Sì, direi che qui il 90% dei miei studenti si trova al livello 2, in cui si sperimentano tutti questi strumenti, ma c'è un livello 3. È dove si inizia ad andare oltre i metodi convenzionali. La visualizzazione creativa, tra parentesi, è uno strumento fenomenale per il livello 2. Le affermazioni sono perfette per il livello 2, ma quando arrivi al livello 3, questi strumenti perdono di efficacia. Ci sono strumenti più potenti che puoi mettere in campo. Il terzo livello è la riprogrammazione di se stessi. Riguarda il capire che c'è un mondo dentro di te. Non è più solo rimodellare il mondo intorno a te, è anche il costante plasmare e ricalibrare quel mondo dentro di te. Con la meditazione, con l'esplorazione degli stati alterati della coscienza, ti sposti al livello 3. Il livello 3 è una fase in cui sembra quasi che ci sia una mano invisibile a guidarti nella vita, che a volte la incasina, ma per spingerti verso la fase successiva della tua evoluzione. Il livello 3 è il livello della distruzione armoniosa e anche se è davvero bellissimo essere al livello 3, c'è il livello 4 ad aspettarti e solo l'1% del mondo funziona al livello 4. Sono le persone più realizzate, le più coinvolte, quelle che stanno davvero cambiando il mondo. Il quarto livello è il dominio della magia. Ecco. All'ultimo livello si verifica una trasformazione estremamente importante. Gli strumenti cambiano ancora. La necessità di porsi degli obiettivi inizia a sparire al livello 4. Non ti poni più obiettivi né intenzioni. Piuttosto vieni guidato attraverso la vita. Al livello 4 l'esistenza stessa è l'ispirazione che porta all'intenzione. In poche parole, i tuoi obiettivi non nascono dalla tua mente. No, i tuoi obiettivi nascono da un potere più in alto e attraverso di te si manifestano nel mondo. Ecco come funziona e queste sono le 4 qualità emergenti del livello 4. La prima è un forte senso di interconnessione. Quando passi al livello 4 percepisci un senso di unità consapevole col resto del mondo. Lo senti e ti fa male il pensiero del riscaldamento globale. Lo senti e diventa per te importante sapere che persone di paesi diversi dal tuo stanno soffrendo. A livello 4 non sei più incastrato in una identità che ti affibbia stereotipi di religione, razza, nazione e che ti dice che la tua gentilezza e compassione dovrebbero rivolgersi solo a quelle persone che rientrano negli stessi schemi. Per te, tutte le vite sono importanti. Questo è il primo passo, un livello molto profondo di interconnessione. Quando la connessione diventa più profonda, viene a galla la seconda qualità emergente. Questa qualità è l'intuizione. Nel livello 4, l'intuizione parla con te di continuo. Ti svegli al mattino e hai delle intuizioni. Potresti svegliarti nel bel mezzo della notte, con una nuova idea per il tuo business. Se decidi di scrivere un libro, quasi si scrive da solo. Diventi ipercreativo. L'intuizione porta a una terza qualità emergente, ossia questa intuizione ti porta a compiere azioni ispirate.
Se potessi conoscere gli obiettivi di qualcuno che si trova al livello 4, raramente ti troveresti di fronte a obiettivi personali. Non sono mai auto o case, sono obiettivi molto più profondi che vengono dall'universo. L'universo suggerisce all'orecchio di queste persone cosa creare in futuro. Fanno rapporto a un capo più importante, quel capo li guida, dà loro dei compiti, delle ambizioni, spiana loro la strada e ciò crea la quarta qualità emergente, che è che la fortuna è sempre dalla tua parte. Sei eternamente fortunato, vivi la vita come sotto un incantesimo. Sto parlando di quando quasi ogni giorno c'è della magia. E queste sono le 4 qualità emergenti del livello 4. Ripeto, un senso profondo di interconnessione, una connessione che porta al controllo dell'intuizione. L'intuizione che guida verso azioni ispirate, obiettivi ispirati e obiettivi ispirati che vengono supportati dall'universo e di conseguenza una vita costantemente fortunata. Quindi, come vedi, è un cerchio che assomiglia un po' a questo. E questa vita perennemente fortunata porta a un senso di connessione ancora più profonda legata al tuo ruolo nel mondo. La cosa importante da capire adesso è che quando si parla di crescita personale, il processo che scegli deve adattarsi al tuo livello. E devi usare gli strumenti adatti al livello in cui ti trovi. E voglio anche che tu sappia che puoi ascendere questi livelli se usi i giusti strumenti nel giusto ordine. Perché c'è un costante ciclo di risvegli che ti aiuta a passare dal livello 1 al 2, al 3, al 4 e voglio anche che tu capisca che questi livelli sono su una scala, ok? Quindi ci sono i livelli 3.2 e 3.3. Esistono su una scala. Li classifico in soli 4 diversi livelli solo per semplificare le cose. Una cosa importante dal muoversi dal livello 3 al 4 è che quando avviene questo cambiamento diventi ciò che viene comunemente chiamato visionario. Un visionario è qualcuno che cambia il panorama culturale. A livello 1 siamo vittime dei preconcetti culturali, quella ragnatela aggrovigliata di regole, convinzioni e credenze. Al livello 4 crei il tuo panorama culturale personale, scrivi il tuo codice personale, crei le tue regole e influenzi migliaia di altre persone. È per questo motivo che il programma è così importante per me. Più persone raggiungono il livello 4 e diventano esseri consapevoli e profondamente connessi con il mondo, che creano nuove prospettive per l'umanità, più in alto riusciremo a portare ognuno in questo pianeta. Per me, la soluzione al riscaldamento globale, la soluzione al nazionalismo, la soluzione alle guerre consiste nel portare quante più persone possibili dal livello 1 al 2, al 3 e al 4. Perché al livello 4 funzioni in un modo tale da non poter far altro che inventare nuovi stili di vita, più consapevoli, più compassionevoli e guidare altri esseri umani in quella direzione.